Tutti, oggi vedremo come fare questo gnomo svedese di Natale. Vi avevo fatto vedere come fare questo pupazzo con le calze che serviva per decorare un centrotavola natalizio. Ho pensato di usare il materiale che mi era avanzato per creare un'altra idea regalo per Natale, cioè uno gnomo svedese super facile da realizzare. Quello che ci serve è pistola per la colla a caldo, un rotolo di carta da cucina, una tazzina, due calze di diversi colori più una calza di nylon chiara, elastici, forbici, una matita, dell'ovata sintetica e un pezzo di pelliccia finta. Se non avete la pelliccia finta non c'è problema, questa io la userò per fare la barba, che però può essere tranquillamente fatta anche con l'ovata sintetica. Se trovate difficoltà nel reperire l'ovata sintetica, provate a guardare al supermercato nella corsia dedicata agli animali, perché in effetti questa ovata sintetica che io sto usando è il filtro che viene usato per gli acquari. Iniziamo con il rotolo di carta da cucina. Prendiamo la tazzina, appoggiamola sopra per vedere quanta parte del rotolo abbiamo bisogno. A questo punto possiamo tagliarlo, poi aprirlo. Di esso andiamo a riportare la circonferenza della tazzina per poi ritagliarla. Questa ci servirà come base in modo che lo gnomo poi riesca a stare seduto, per così dire. Andiamo a posizionarlo all'interno della calza che useremo per fare il corpo. Tiriamo bene la calza e poi prendiamo l'ovata sintetica e andiamo a riempirla. La forma del corpo dovrà essere arrotondata in modo uniforme. Quindi prima di andare a chiudere controllate per fare in modo che non ci siano dei bernoccoli. Ne vado ad aggiungere ancora un po' e l'aggiungerò in mezzo. A mano che procedete con il riempimento guardate il risultato. Dovrà avanzare un pezzettino in cima in modo da poter chiudere la calza. Ora prendiamo un elastico e chiudiamolo in cima. Ora creiamo il naso, prendiamo il collante di nylon, tagliamone una striscia e andiamo a riempirlo con l'ovata sintetica. Anche in questo caso la dimensione decidetela voi, cioè più volete il naso grosso più dovete tagliare una striscia di collante alta che poi riempirete con l'ovata. Prima di chiuderlo fate una prova e valutate se è grosso a sufficienza, secondo i vostri gusti. Tagliate l'eccedenza di calza e tenetelo da parte. Adesso dobbiamo andare a formare il berretto, quindi prendiamo la calza colorata, andiamo a tagliarla a metà dietro. Da questa calza dovremo ricavare un cono. Andremo a tagliarne due triangoli che partono da questo vertice e arrivano fino a questo punto. Se ci piace che si veda troppo la cucitura, possiamo andare a rendere il nostro cappellino ancora più appuntito, quindi seguiamo la stessa linea di taglio che avevamo fatto prima per andare a tagliare fino al centro. Ora, tenendo la calza con il dritto in alto, prendiamo la pistola per la colla a caldo e andiamo a incollare i lati. Verificate che non ci siano buchi. Ora giriamolo. E abbiamo ottenuto il nostro cappello a punta, che dovremo applicare in questo modo. Per far sì che il cappello rimanga rigido in testa allo gnomo possiamo fare in due modi: possiamo riempirlo di ovata sintetica oppure possiamo decidere di riempirlo facendo un cono con il pezzo che abbiamo avanzato del rotolo di carta da cucina. Quindi lo tagliamo a metà
Poi con un piatto fondo andiamo a disegnare un pezzo di circonferenza. Il piatto deve combaciare con il vertice in basso, mentre sopra deve rimanere 3 cm di margine. Ora possiamo andare a ritagliarlo per poi avvolgerlo in questo modo e fissarlo con una pinzatrice. Nei punti dove non arrivate con la pinzatrice usate tranquillamente la colla a caldo. Ora possiamo infilare il cono nel berretto dello gnomo. Quello che ci rimane da fare è solo il montaggio. Prima vi consiglio sempre di fare una prova di posizionamento per vedere esattamente come mettere ogni parte prima di incollarla. Se avete un pezzo di finta pelliccia va benissimo, se invece non ce l'avete e usate l'ovata sintetica, prendetene un pezzo e rendetelo triangolare e poi applicatelo in questo modo. Io userò questo pezzo di pelliccia finta che ha una base di 11 cm e un'altezza di 11 cm. Faccio la mia prova di posizionamento, metto il naso, il cappello e ora posso andare a incollare le parti con la pistola per la colla a caldo. Per facilitare il posizionamento del cappello io ho risvoltato indietro la calza fino al bordo del cono e andrò a mettere in questo punto, cioè tutto intorno, la colla a caldo, in modo che poi la posizionerò direttamente e coprirò tutto con il cappello. Come tocco finale metterò un pompon fatto di ovata sintetica sopra la punta del berretto. Io spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Se fosse così, vi invito a lasciare il vostro like, a lasciare nei commenti i vostri suggerimenti o le vostre richieste per i prossimi progetti. Eventualmente potete anche condividere questo video e iscrivervi al canale.